Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Alphatex Alpha Intes Industria Terapeutica Splendore, SRL. Ultimo aggiornamento. 20 luglio 2021. Cos'è Alphatex? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Alphatex durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'è Alphatex? Alphatex è un farmaco a base del principio attivo betametasone più cloramfenicolo più tetraciclina più colistimetato di sodio, appartenente alla categoria degli corticosteroidi più antibatterici e nello specifico corticosteroidi ed antinfettivi in associazione. È commercializzato in Italia dall'azienda Alpha Intes Industria Terapeutica Splendore, SRL. Alphatex può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Alphatex unguento oftalmico tubo 3G. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. Alpha Intes Industria Terapeutica Splendore, SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe C. Principio attivo. Betametasone più cloramfenicolo più tetraciclina più colistimetato di sodio. Gruppo terapeutico. Corticosteroidi più antibatterici. Forma farmaceutica. Unguento. Indicazioni. Trattamento delle congiuntiviti allergiche, primaverili, flittenulari ed infettive. Blefariti. Blefarocongiuntiviti. Cheratiti. Cheratoendoteliti. Cheratocongiuntiviti allergiche. Scleriti ed episcleriti. Uveiti. Flogosi oculari post-chirurgiche e post-traumatiche. Lesioni da agenti termici e chimici. Posologia. 3-4 applicazioni giornaliere. Controindicazioni. Ipersensibilità individuale accertata verso il farmaco. Ipersensibilità verso qualsiasi componente della preparazione. I corticosteroidi sono controindicati in pazienti affetti da ipertensione endoculare e da herpes simplex e la maggior parte delle altre malattie da virus della cornea in fase ulcerativa acuta, salvo associazione con chemioterapici specifici per il virus erpetico. In quest'ultimo caso essi possono favorire l'aggravamento della malattia con opacizzazione irreversibile della cornea. Congiuntivite con cheratite ulcerativa anche in fase iniziale, test fluoresceina più. Le tubercolosi e le micosi dell'occhio. Le oftalmie purulente acute, le congiuntiviti purulente. Le blefariti purulente ed erpetiche che possono essere mascherate o aggravate dai corticosteroidi. Orzaiolo. Nelle cheratiti erpetiche se ne sconsiglia l'uso, che può essere eventualmente consentito sotto stretta sorveglianza dell'oculista. Gli steroidi per uso topico non vanno utilizzati nelle lesioni o abrasioni corneali. Essi infatti ritardano la guarigione dei tessuti lesi favorendo l'insorgenza e la diffusione di eventuali infezioni. Utilizzare con cautela nelle patologie accompagnate da assottigliamento corneale. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. L'uso prolungato di antibiotici topici può condurre alla crescita di microrganismi non sensibili agli stessi. Nel caso in cui non si verificasse, in un ragionevole intervallo di tempo, un evidente, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Non sono note interazioni farmacologiche derivanti dall'applicazione topica di Alphatex. Gli steroidi somministrati per via sistemica possono ridurre gli effetti delle anticolinesterasi nella miastenia grave, dei mezzi di contrasto radiografici, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Alphatex durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Alphatex durante la gravidanza e l'allattamento? In gravidanza il prodotto va somministrato nei casi di effettiva necessità e sotto il diretto controllo del medico. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Non esistono controindicazioni. Effetti indesiderati. Occasionalmente Alphatex può dar luogo a sintomatologia consistente in pizzicore e bruciore. In tal caso è opportuno sospendere il trattamento ed instaurare una terapia adeguata. L'uso prolungato può determinare l'insorgenza, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Non sono stati mai segnalati casi di sovradosaggio. Nei neonati, specialmente in quelli prematuri, eccessive concentrazioni di cloranfenicolo possono evocare reazioni tossiche anche letali. Proprietà farmacodinamiche. Alphatex è un'associazione farmacologica a base di un antinfiammatorio steroideo, il betametasone e 3 antibiotici, il cloranfenicolo, la tetraciclina e la colistina. Il betametasone fosfato disodico è un corticosteroide di proprietà farmacocinetiche. I corticosteroidi raggiungono in genere concentrazioni intraoculari terapeutiche dopo instillazione nel sacco congiuntivale. Prove sperimentali condotte in vitro e sugli animali attestano comunque che la farmacocinetica oculare dei corticosteroidi è, dati preclinici di sicurezza. Studi preclinici condotti al fine di valutare la tollerabilità locale e generale dell'applicazione prolungata, 90 giorni, di Alphatex sulla cute scarificata del ratto non hanno riportato alcuna differenza comportamentale negli elenco degli eccipienti. Paraffina liquida, lanolina anidra, vaselina bianca. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.